Ciao. Non c'è da ridere, nessuno deve ridere, perché sono incazzato come una bestia. Ok, io non ragionerò per la testa, ma se succede... Ci risiamo, siamo tornati a Franciacorta per il quarto round di campionato, nonché seconda volta su questa pista qua. Inutile dirlo, si sa, è la mia pista di casa, quella dove mi trovo meglio, quella dove ho girato un po' di più. I test che ho fatto la scorsa volta sono andati bene, ho fatto degli ottimi tempi. Inutile dire che speriamo che questa sia la volta che si combina qualcosa di buono. Come potete vedere il meteo è uno schifo. Il primo turno l'abbiamo già bellamente saltato perché le condizioni della pista sono quelle condizioni maledette che sono asciutte ma con delle chiazze di bagnato. Quindi sono delle condizioni in cui rischi inutilmente di stenderti e di far danni. La speranza era di girare tra un'ora 11:20, ma sta gocciolando, pioviggina. Ma si recupera qualcosa? Provo a drizzare, ma di due gazebi ne faccio neanche mezzo. Madonna. Perché quella mega tempesta che c'è stata ieri a Milano, a casa mia. Guardate quanto piove! Madonna. 2 ore dopo è arrivata qua e ha distrutto tutto. Sono qui con l'uomo che ha cercato di ucciderci tutti l'altra volta. Però li ho salvati tutti quanti. Non si sa come hai fatto. Non so come, ma li ho salvati tutti. Che ha preso quel cancello che aveva, l'ha buttato via e si è presentato con una moto seria. Giusto perché già non c'è lui, che è venuto quest'anno a rompere i coglioni. Bello, guarda gli addominali scolpiti. Mamma mia. Questa è una filosofia di vita. Naturalmente il team più atleticamente serio di tutto il campionato. Però è il team che farà il culo a tutti quest'anno. Esatto, alla fine sono quelli che ci bastonano. Io ho una bambola voodoo a casa vostra a forma di gazebo. Ieri mi sono divertito a cartocciarla tutta, ha funzionato. Sì. Ha funzionato a Dio. E niente, come avrete intuito anche loro ieri sono stati vittima della tempesta perché il loro gazebo, da che era qui, se lo sono ritrovati tipo alla curva 12 e ha passato la mattina a ricostruirlo. Per dire vai che ha smesso di piovere, si è asciugata e possiamo entrare, ha ricominciato a piovere. Sono 2 goccine, quindi comunque entro, però magari sto un po' all'occhio. Lo sapevo! Dai, si è fatta un cazzo. Non c'è da ridere, nessuno deve ridere qua dentro, ok? Giusto a moto, perché sono incazzato come una bestia. Perché non si va a cadere. E io l'ho fatto per capire quale fosse il limite. Che senso ha? Ma se succede in gara io non so dove dire. Cosa volevi fare? Cosa volevi dimostrare? Non volevo dimostrare niente a nessuno. Quello che io volevo fare era: non ho mai guidato in vita mia con condizioni in cui inizia a gocciolare. Siamo sabato mattina, ho detto se mi succede in gara io non so come gestire questa situazione, quindi
sfrutto il fatto per un turno di prove per capire effettivamente qual è il limite della pista quando inizio a vedere le prime L'hai corse. capito? È una cosa che non ha senso. Però ok, io non ragionerò per la testa, ma Se succede è in una gara, cosa cosa fai? da non fare. Se succede in gara ti adegui anche a quello che fanno i piloti più esperti di te. Se succede in gara e sono in testa, cosa faccio? Che non so come gestire la Alzi situazione. la mano, perché quando è bagnato il primo alza la mano e si ferma. Basta. Basta. Quello si fa. Non state giocando per il mondo mondiale, non è. Sono usciti tutti quegli altri anche che stanno facendo un po' d'estate e hanno più esperienza di te, ti ha segnalato Caminelli, piano, non ha senso. Vai a farti male, vai a rompere la moto, vai a far danni per niente. Ok, si è rotto il carter, quello che si spera è che non abbia rotto anche il carter dentro, perché sennò c'è da aprire il motore. Mi dicono sono 2 giorni di lavoro. Oltre a ciò si è anche rotta una vita, quindi devono inciderla adesso per tirarla fuori. Assurdo, quella che sembra una caduta stupida a volte si trasforma in una tragedia. Nel frattempo qua piove per davvero, non smette, quindi la giornata finisce qua. Il team manager si è incazzato di brutto perché dice che è una caduta stupida, che non andava fatta. È vero, ha ragione, perché cadere così il sabato non serve a niente. Però quello che ci tengo a dire è che c'è una logica dietro sta caduta qua, ovvero io non ho mai avuto l'opportunità di girare in queste condizioni. Cioè condizioni di pista asciutta che inizia a piovere e inizia a bagnarsi un po'. Quindi non ho idea di quanto tenga la moto, di dove sia il limite, di quanto si possa spingere. E quindi considerando che siamo il sabato e non siamo in gara, io ho voluto sfruttare questa situazione qua per capire, per fare esperienza, per imparare qualcosa. Cioè se mi capita al quarto giro di gara e sono primo, e io non ho idea di quanto tenga. E adesso ho capito che non tiene niente. Quando ti ho visto passare, che vedevo che pioveva e tutto quanto, mi sono lanciato sul muretto per farti segno di fermarti. Ah sì? Sì, spero che si veda. E non ti nascondo che ho detto impossibile che possa finire il giro. Addirittura? No, impossibile. Matematicamente impossibile. Tu guidavi come se fossi stato sull'asciutto, ti lanciavi dentro ad ogni curva a dire capiamo qual è il limite, sei caduto perché ti è partita bagnata, sei caduto, adesso il limite qual è il limite? Devo guidare non al 100% come se fossi sull'asciutto, al 70, al 60, all'80, hai capito? Allora, devi lavorare sulla sensibilità, quindi piove, inizia a piovere, diminuisci il tuo ritmo, inizia a sentire la moto, capisci se scivola davanti, scivola dietro e ti regoli di conseguenza. Poi se in pista c'è altra gente, fidati anche di chi ha più esperienza di te. Ho visto che uscivano tutti. Esatto. Ci sarà un motivo, dici? Ci sarà un motivo. Il motivo ci sarà. Ok. No, anche perché per una caduta stupida Si rischia di fare. si rischia di farsi male, ti fai male tu, fai danni gravi alla moto, capisci? Al sabato mattina non ha senso fare una cosa del genere, secondo me. Intanto mi sono rimesso la tuta, non perché girerò, perché il sabato pomeriggio non giro, ma perché sono venute 2 amiche. Ciao! Che hanno visto la mia moto, gli è piaciuta molto. Mi hanno chiesto di fare qualche foto con la moto. Scoperto una cosa, cos'è che fai tu di sport? Faccio motocross. Fantastico. Ciao ragazze! Ciao! Grazie di tutto. Guardate che bel sole, ma non poteva esserci stamattina. Vabbè, adesso si torna in hotel e domattina qualifiche, sperando che non piova stanotte. Ebbene ci siamo.
Domenica mattina, sono le 9, ho dormito niente, un po' per la tensione, un po' per un condizionatore che da 16 a 25 gradi faceva la stessa temperatura e se lo spegnevo ce n'erano 30. Oggi sarà dura, anche perché sono tipo 7 mesi che tiro come un pazzo senza fare un giorno libero di ferie, quindi c'è una quantità di stanchezza accumulata che si sente. La tensione oggi più delle altre gare, perché qua è la pista dove vado meglio, non ho ancora vinto quest'anno una gara e oggi tutti si aspettano un po' una vittoria da me, quindi... Problemi? Niente, di nuovo la stessa roba che mi faceva Varano. Spegne di nuovo il cruscotto, si disattiva tutto. Dovrò cercare di fare il tempo in Q2. Minchia, la Magni 12,9 ha fatto. Ieri ho dato per scontato che la batteria fosse rimasta nel suo alloggiamento, invece lei era nell'alloggiamento, ma probabilmente nel lancio lei si è mossa e ha allentato il polo della batteria. Ah, ok. Quindi adesso blocchiamo la batteria con una fascetta che se dovesse rifare quel tipo di problema lei non può muoversi, perché altrimenti allenti i fili. Trovato il problema, turno perso. Q2 bisognerà fare il miracolo, sperando che la temperatura non si alzi troppo. Ma ti sembra un tempo da fare? Ci ho provato, dai. Abbiamo detto una qualifica e basta. E l'abbiamo sfruttata. Che palle, cioè. Ma mi hai tirato te? Lo so che ti ho tirato io. Figa. E poi ho dovuto chiudere perché c'è la bandiera gialla. Adesso vado a farti annullare il tempo. L'ho fatto all'ultimo. Dopo che ho passato a te l'ho fatto. Ah, dopo? Facciamo un'intervista a NASCAR. Cosa cambiamo per qualifica 2? Per fare un culo a questo Lamagni che Nasca, lo vuoi un BMW? Cambiamo pilota. L'unica cosa. Come si dice a Nasca in questo caso? Stecca! Vabbè, tanto sappiamo già che parte male lui, quindi non ci facciamo problemi. Fascetta. Sembra un ciccione con gli airbag gonfi. Ho provato a spingere, ho visto 3,17, ho voluto migliorare ancora, però ho sbagliato l'ultima frenata
Ho voluto forzarla alla fine e sono caduto. Vabbè, dovrei partire secondo se le qualifiche restano così. Questo sarebbe dovuto essere un weekend in discesa, visti i tempi che ho dimostrato avere qui a Franciacorta, che è la mia pista di casa. E invece si è rivelato essere terribilmente in salita. Su 3 turni ho fatto un totale di 12 giri con 2 cadute. Non solo non ho mai potuto prendere veramente il ritmo, ma soprattutto partirò in gara 1 con poca fiducia e poco feeling. E sarà veramente difficile spingere sin dai primi giri. Oltre a ciò si aggiunge un tale di nome Michael Lamagni, che oggi in qualifica ha fatto paura facendo la pole position in 1:12.9. Un tempo che io personalmente non ho mai fatto con questa moto. Partirò comunque secondo. Dovrò cercare di partire bene e tenermelo dietro, perché se lo lascio andare diventa imprendibile. Riuscirò finalmente a portarmi a casa la mia prima vittoria? Lo scoprirete nel prossimo video.